Bene, eccoci qua ragazzi. Aspetta che accendo anche la telecamera. Non poteva non mancare la sigla di Star Wars. Ok, vediamo se c'è anche la telecamera. Bene, dovreste anche vedermi. C'è un bel po' di gente. Mi fa piacere, mi fa molto piacere. Ditemi se mi vedete, datemi feedback. C'è la chat all'interno di GoToWebinar. Ok, mi state già dando feedback molto molto bene. Ok, allora sono qua, anzi sono già alle 5, quindi direi che possiamo iniziare qua. La forza che sia con te è bellissima. Ho sempre voluto fare un webinar su cookie, anzi su Star Wars, quindi. Allora io accenderei subito il webinar con giusto un po' di domande. Sono 5 sondaggi veramente rapidi, risposta veloce, giusto per capire un attimino la platea e capire anche in che soglia siete a livello di interpretazione del cookie geddon, quindi capire quanto devo eventualmente rivedere alcune parti. Spero che tutti voi abbiate visto il mio webinar precedente. Allora, vi faccio la prima domanda. La prima domanda è: di cosa ti occupi? Quindi qual è il vostro lavoro? Vediamo. Finora lavoro per una web agency e sono libero professionista, se la giocano. Ok. Attendo ancora un po', intanto c'è altra gente che sta entrando. Se mi vedete spostare la testa è perché semplicemente ho uno schermo dall'altra parte, perché altrimenti farei un po' fatica a gestire tutto. Ok, allora, prima domanda direi che possiamo anche fermarla. 40 secondi di tempo, l'81% ha votato. Diciamo che 40% libero professionista, 38% web agency, 22% lavoro per un'agenzia e non c'è nessun studente. Bene. Ok, allora la seconda domanda veloce è se state utilizzando Google Tag Manager. Spero che ci siano tantissimi sì, il 100% sia sì, perché la soluzione che vedremo sarà basata anche sul concetto di Tag Manager, quindi sicuramente è una cosa che ci fa bene. Ok, allora vediamo, 78% votato, ok, il 94% dice sì, quindi era un po' come mi aspettavo. Altre tre, poi ho finito. Questa è una domanda bella e buona. Avete guardato il Cookie Geddon, il video, la registrazione che avevo chiesto di vedere almeno prima di questo webinar? Qua mi aspetterei molti sì. Allora, c'è un 74% che dice sì e il resto dice ahimè no. Quindi ci sarà forse da fare un piccolo recap in modo tale che tutti quanti possano capire di che diavolo sto parlando. Siamo arrivati al 30% no. Ok, chiudiamo anche questo. L'altra domanda è solo per chi ha risposto no, è indipendentemente che tu abbia guardato il webinar di Cookie Geddon, hai idea di cosa sia l'ITP, l'Intelligent Tracking Prevention? Ok, aspettiamo ancora un altro po'. Allora, diciamo che il 60% dice, un po' meno, dice non ne ho la più pallida idea, bene, anzi male. Vuol dire che queste persone non hanno idea di che diavolo sia il Cookie Geddon, quindi qua fortunatamente, come vedremo, ho fatto un veloce recap di alcuni concetti, però il consiglio dopo è comunque andare a spulciare il webinar che ho fatto. Chiudiamo questo e andiamo con l'ultimo, poi ho finito. Utilizzate o utilizzi un browser Safari, quindi utilizzi un iPhone piuttosto che un Mac o utilizzi Firefox come browser? Quindi questa è un'altra piccola domanda. Questa domanda è una domanda che in realtà sarà inerente ovviamente poi al Cookie Geddon, ma poi andremo a gestirlo. C'è Antonio che tra l'altro nelle domande mi dice si sente male, spero che sia stata magari la sigletta di prima che era il mio PC. Ok, no, mi sta confermando Michele che è tutto a posto con l'audio, quindi ok. Allora, tornando al sondaggio 66% dice no, 34% dice
Sì. Bene, ho finito di fare i miei sondaggini, adesso andiamo nel dettaglio del webinar. Allora, io oggi vi spiegherò cos'è Cookie Wars, cioè la nuova speranza che ho trovato dopo, direi, mesi di prove, verifiche, di tecnicismi. Non vi nego che io sono appena tornato da Londra, dal Measure Camp, dove ho fatto uno speech che riguarda un altro mio progetto, che è il progetto Andromeda, e comunque all'interno di questo evento, che è un evento, diciamo, che riguarda completamente la Web Analytics, ci sono stati almeno 3 speech riguardanti a questo problema dell'ITP, quindi del cookie geddon. Ci sono state delle soluzioni macchinose che vedremo un po' di sorbina, però quella che ho trovato io, anche confrontandomi con questi altri guru, diciamo, della parte della web analytics, sembra che la mia soluzione sia attualmente quella più snella, quella più veloce, quindi adesso andremo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta. Allora, io ho messo le slide, vediamo se riesco a farle un pochino meglio. Ok, adesso sono in primo piano. Faccio un velocissimo recap. C'è intanto Marco che mi ha scritto che lui su Chrome utilizza una cosa, da mobile usa Safari, perché l'iPhone e da desktop usa un'altra cosa, ma va benissimo. Allora, io sono Matteo Zambon, per chi non mi conoscesse, ma credo che tutta la platea sia a conoscenza di chi sia. Sono il fondatore di Tag Manager Italia, sono amministratore anche di In Risalto. Diciamo che negli ultimi 4 anni mi sono leggermente specializzato in quello che è Google Tag Manager. Ho fondato il club Tag Manager Italia, che è una membership a pagamento per chi vuole fare un leggero boost sull'apprendimento di Google Tag Manager. Ho scritto un paio di libri, Google Tag Manager per chi inizia, ho realizzato il primo magazine al mondo su Google Tag Manager, ho fatto la versione in inglese di del mio libro Google Tag Manager for Beginners, e tra l'altro da poco ho anche esposto il progetto Andromeda, che è una suite, un software che ho sviluppato internamente, che si aggancia alle API di Google Tag Manager e ne aumenta le potenzialità. E una parte di questo software del progetto Andromeda è lo Spy Tool, che ti permette di spiare i concorrenti. Ma non è questo, diciamo, il webinar dove parlerò di questi argomenti. Allora, c'è chi mi fa i complimenti per i super montaggi, i fotomontaggi in realtà di Cookie Geddon me li fa, e di tutto il resto me li fa il mio socio Roberto, che è leggermente più esperto di me in Photoshop, quindi glielo lascio fare a lui questa parte. Allora, innanzitutto un consiglio che vi do a tutti quanti è: rimani con me fino alla fine, perché ci sarà un bel finale, un po' come proprio New Hope Star Wars, e quindi il mio consiglio è: rimaniamo fino alla fine. Prima di partire voglio farvi però un piccolo riassunto veloce sul Cookie Geddon, sebbene io vi abbia detto che non lo avrei fatto, ma mi sono premunito lo stesso, perché appunto qualcuno di voi non sa neanche di che diavolo stia parlando con il discorso del Cookie Geddon. Quindi faccio un recap abbastanza veloce, poi comunque vi invito, per chi volesse approfondire, di guardare il webinar che trovate su YouTube riguardante Cookie Geddon. Vi basta digitare Cookie Geddon su YouTube o andare sul mio canale di YouTube Tag Manager Italia. Tra l'altro, se vi iscrivete siete i benvenuti, e lì potete rivedere tutto il webinar che ho fatto a marzo. Allora, breve riassunto su Cookie Geddon: basterebbe questa slide, che i cookie stanno esplodendo. Quindi cosa succede? Che i cookie, ahimè, sono sempre più restrittivi, o meglio, hanno sempre più restrizioni per quanto riguarda la loro gestione, il loro utilizzo. Tutto nasce da questa news di febbraio di quest'anno. In realtà l'Intelligent Tracking Prevention era nato prima, ma riguardava solo alcuni tipi di cookie. Questo in particolare è la bomba, che è proprio il Cookie Geddon che è arrivato, è la problematica forte che è arrivata, che è quella che va a interagire con i cookie di prima parte. Questo è febbraio 2019, quindi il Cookie Geddon è già in atto, è già funzionante.
tutti i sistemi di tracking, eccetera, hanno questa tipologia di problemi. Inizialmente c'era una piccola risvolta anche per, diciamo, c'era una restrizione anche per i cookie di terza parte, 30 giorni è andato a 0 giorni, a 1 giorno, poi a 0 giorni, quindi tutti i cookie di remarketing di Google Ads e così via vengono brutalmente segati, ma i cookie di prima parte significa che tutti gli strumenti di tracking come Google Analytics eccetera muoiono in 7 giorni, quindi c'è stata proprio una condizione in cui questi cookie hanno solo 7 giorni. L'ITP è una cosa che è all'interno del motore del browser, quindi è il browser stesso che sega via i cookie e non è una impostazione che l'utente fa, che l'utente esperto fa a livello di cancellazione cookie, è proprio il browser, è proprio il ragionamento che lui fa all'interno del browser e quindi c'è questa forte limitazione da parte dei cookie. C'è un susseguirsi, quindi eravamo al 2.1, poi c'è stato il 2.2 che va ancora più a dare un problema per quanto riguarda la gestione delle campagne, quindi c'è una sorta di imposizione su come gestire i link che portano a siti che fanno advertising, quindi bisognerebbe impostare un click ID o comunque impostare diciamo una sequenza di attributi precisi, l'id della campagna e diciamo un altro parametro. È tutto comunque spiegato sia nel mio articolo di Cookiegeddon sia comunque nel sito ufficiale di WebKit, che è il motorino di Safari, e quindi questa è la grande problematica. Giusto l'altro giorno, un 23 settembre, puff, è arrivato il 2.3. È arrivato un'altra restrizione che sega via un'altra parte, non proprio di cookie, ma il concetto si sposta su altre cose. Questo era uno dei barbatrucchi che io avevo, tecnico, che io avevo trovato come escamotage, come scorciatoia per liberarsi dalla problematica che questi cookie venivano cancellati. Adesso col 2.3 hanno segato via anche questa tipologia, quindi tutti i script writable non cookie storage, come per esempio il local storage, anche questi verranno segati via dopo 7 giorni, evviva. E poi c'è un'altra gestione sul document.refer, quindi è il Safari stesso che lo gestisce, viene declassato a una root principale, quindi se è un dominio di quarto livello tutti i cookie vengono traslati dall'altra parte. Ok, quindi questa è un po' la tematica. Quindi la tematica in realtà è che i browser stanno sempre più restringendo. Firefox, come probabilmente sapete, adesso con la nuova versione sega via tutti i cookie di default di terze parti, quindi anche lì c'è una forte restrizione e quindi anche lì c'è una sorta di anomalia. Tutto è causato da lui, è lui il fautore di questo ITP, è lui il geniaccio che sta dietro a WebKit e lo potremmo paragonare a Palpatine, quindi è proprio quello cattivo, che lui in realtà avrebbe un intento benevolo dal suo punto di vista, ma dal punto di vista, cioè che è quello di limitare l'advertising, limitare diciamo il fatto che ci siano advertising continuano a inseguirti e ti creano problematiche a livello di privacy, ma facendo così, eliminando i cookie di prima parte, in realtà stai eliminando anche la fetta buona, cioè stai cancellando via anche tutto quello che non è rilevante all'advertising, come potrebbe essere semplicemente il Google Analytics installato che fa semplicemente il dovere di analizzare cosa sta facendo l'utente, ma magari senza l'intento di remarketing, perché il remarketing si appoggia su un cookie di terza parte. Questo è il velocissimo riassuntone di un'ora e spacca del webinar. In realtà nel webinar che avevo fatto il Cookiegeddon spiego un po' più nel dettaglio cos'è un cookie di prima parte, un cookie di terza parte e così via, quindi vi invito assolutamente ad andare in questo dettaglio con il webinar che ho fatto precedentemente. Chiusa parentesi e adesso ci muoviamo con la novità. Allora, l'imposizione dei browser sui cookie. Qui abbiamo Safari e Firefox perché sono i due principali browser che stanno un po' cambiando. Google Chrome
in realtà anche lui nello scorso Google I.O. di maggio scorso ha anche lui dichiarato che farà una gestione di cookie un po' più vicina a quella che è la tutela della privacy, però non è ancora bene esplicitato il fatto che lui vada a bloccare Google Analytics stesso, sarebbe un po' idiota da parte sua, però diciamo che anche lui si sta un po' muovendo su una sorta di cerchiamo di mantenere la privacy dell'utente. Quindi qua c'è l'imposizione dei browser sui cookie. Come abbiamo detto, niente cookie di terza parte, cookie di prima parte vengono registrati solo se sono sotto HTTPS, quindi se avete un sito HTTP, ciao cookie, non ci sono più cookie. Restrizioni di 7 giorni sui cookie di prime parti, tutti i cookie, cioè questa restrizione vale attualmente per tutti i cookie che sono creati via JavaScript, quindi tutti i cookie che vengono installati attraverso degli script. Quindi voi immaginate tutti i famosi pezzettini di codice tipo pixel di Facebook, Google Analytics, Hotjar, chat, strumenti di email marketing, strumenti di marketing automation, qualsiasi pezzettino di codice che voi installate, tipicamente questo crea un cookie di prima parte per poter permettere appunto il fatto che tu sei lo stesso utente che è arrivato l'altra volta, se apri la chat si compare l'history della chat, perché? Perché lo fa in base al cookie. Tutto questo puff, viene spazzato via dal cookie geddon. Quindi questa è la forte problematica che c'è. Quindi questo cosa comporta? Beh, comporta assolutamente la fine del cross domain, quindi la problematica è che se c'è questo limite restrittivo di 7 giorni, il cross domain, quindi il passaggio da un dominio a un altro dominio, quindi da myshop.it a blog.it, quindi c'è un cross domain, o da un subdomain come potrebbe essere shop.miodominio.it a www.miodominio.it, il cross domain ahimè inizia ad avere delle problematiche, perché se questo cookie viene perso, se questo ponte tra un dominio e l'altro viene perso, ahimè non possiamo farci niente. Quindi questo è sicuramente uno dei primi punti. La fine del tracking inteso come avremo una vita temporale di questa fetta di utenti che è minore, quindi è solo i 7 giorni, e quindi se facciamo attività di campagne piuttosto che attività funnel particolare in cui l'utente arriva, interagisce, va fuori, passano 7 giorni e interagisce con una sponsorizzata, ritorna nel sito, ahimè nessuno sa che è lo stesso utente, a meno che non ci sia, ma poi lo vedremo, non ci sia un fatto di identificazione da parte dell'utente, quindi che non faccia lui il login, quindi se fa il login siamo i più felici del mondo perché sappiamo esattamente chi è, ma attualmente se la logica è semplicemente utilizziamo cookie, i cookie hanno questa misera fine. Però la problematica non è semplicemente cross domain, tracking analytics, ma è su qualsiasi strumento. Immaginate semplicemente gli strumenti come la gestione della GDPR piuttosto che la gestione del banner dei cookie. E il banner dei cookie quando appare e voi andate a flaggare, a cliccare la vostra impostazione e gli dite ok, lui cosa fa? Lo salva in un cookie l'informazione che ha, lo salva in un cookie di prima parte, e se ci tornate su quel sito dopo 7 giorni, ahimè la barretta ricompare. Perché? Perché semplicemente gli manca quell'informazione lì. Quindi per lo strumento che gestisce la GDPR, la cookie law, viene perso perché non viene creato. E i famosi exit pop-up, quindi quando voi state per andare via nel sito, oppure vi appare il bellissimo bannerino con scritto iscriviti alla mia newsletter, avrai il 10% di sconto, ecco, quella lì ricomparirà ancora, perché anche lì la logica è quando la chiudo, quando lo compilo, c'è un cookie che viene registrato all'interno del mio device, e quindi se ritorno semplicemente quell'exit pop-up non gira. Immaginate tutti gli strumenti di marketing automation, quindi che vi
fanno proprio un cambiamento a livello di layout all'interno della pagina, di contenuti all'interno del sito, basate sul fatto che voi avete fatto determinate interazioni e così via. Tutto quello a me viene resettato perché il cookie non c'è più, quindi è proprio una vera e propria strage. Non a caso l'ho chiamata cookie geddon per un motivo. E quindi questo comporta anche tutte le automazioni basate sui cookie, quindi quei bellissimi bot, o piuttosto quelle automazioni, quelle chatbot che magari non di Messenger, perché Messenger utilizza un'altra cosa, utilizza il fatto che tu sia loggato su Facebook, quindi quello fortunatamente è evitato, perché sei loggato su Facebook, quindi hai fatto un'identificazione all'interno del sistema, ma tutto il resto che si basa sui cookie, ahimè, viene a morire. Quindi questo è effettivamente una grande problematica. Cerchiamo di fare un piccolo schema per capire un attimino meglio nel dettaglio. Allora, l'evoluzione del browser è stata questa. Adesso attualmente tutti i cookie di terza parte, quindi il simbolino che vedete lì con il divieto sono tutti i cookie di terze parti, che tipicamente il cookie di terza parti è un cookie che viene installato su un altro dominio di advertising, tipicamente, quindi che è specifico per fare remarketing o di referral e così via, e questo cookie semplicemente si ciuccia le vostre informazioni, il fatto che voi avete fatto determinate cose, e siccome questo cookie di terze parti, se tu navighi su altri siti e c'è lo stesso sistema in cui viene installato o viene richiamato quel cookie di terze parti, semplicemente in quel sito loro hanno l'informazione che tu hai fatto determinate cose. Quindi è quella la magia che ci sta sotto al fatto che tu guardi e vedi una scarpa su Zalando, vai sulla Repubblica e fatalità quella scarpa ritorna magicamente. La magia sta tutta lì. E c'è una forte restrizione sui cookie di prima parte. Adesso solo tramite HTTPS, quindi c'è questa forte problematica a livello di restrizione, e poi abbiamo visto che c'è questo range temporale di 7 giorni. Quindi l'Intelligent Tracking Prevention va a colpire anche i cookie di prima parte, quindi se il cookie non è ITP compliant verrà cancellato dopo 7 giorni, il tracking e la web analytics quindi sarà minore di 7 giorni, strumenti come abbiamo detto barra di GDPR e così via sarà minore di 7 giorni, cross domain e qualsiasi analisi che facciamo in qualsiasi strumento come Analytics, Hotjar e così via, sarà meno preciso perché avrà un range temporale, ahimè, che è solo di 7 giorni. Quindi abbiamo questa forte problematica. Ricordo che questa cosa è solo riguardante cookie che vengono creati lato JavaScript, quindi lato client e non server side. Ok, cosa ho fatto io? Io in cioè dal lancio del cookie geddon inizialmente ho iniziato ad analizzare anche sui siti dei miei clienti il traffico derivante da questi browser. Quindi la prima analisi che suggerivo anche all'interno del cookie geddon è prima di prendere paura e strapparci i capelli, andiamo a capire effettivamente quanta mole di traffico c'è che va sotto l'ITP, che è sotto questa problematica. Ci sono siti dove magari c'è il 10% di navigazione, quindi chi se ne frega, altri siti invece magari che hanno più traffico mobile o semplicemente hanno più utilizzo di Safari rispetto ad altri, e quindi qua lì c'è da preoccuparsi perché tante cose vengono meno. Quindi cosa ho fatto? Io inizialmente ho fatto una serie di test, ho fatto un po' di test tecnici inizialmente, ma diciamo che c'erano dei problemi, che era troppo complicato andare a pensare di gestire una cosa del genere su siti di clienti, quindi ci ho smanettato su Tag Manager Italia, cioè sul sito di Tag Manager Italia per dire dove ho fatto i test, finché a un certo punto ho trovato una soluzione, la soluzione finale che attualmente ho attuato e che sto applicando nei siti dei miei clienti, o che sto suggerendo nei siti dei miei clienti. La soluzione è questa, è la CDDC, che sembra una brutta parolaccia oppure un partito politico, ma in realtà il nostro Ben ci dice: ma che diavolo significa la CDDC? Magari qualcuno di voi lo sa, magari qualcuno.
Vediamo, aspetto qualche secondo per vedere se qualcuno scrive qualcosa. No, sembra di no. Allora, la CDDC sta per Custom Domain Data Collection, che tra l'altro è uno dei barbatrucchi che avevo suggerito all'interno dei 7 barbatrucchi, che adesso ormai sono sempre meno, non sono 7. E qual è il funzionamento? Il funzionamento è creare un dominio dedicato per rigenerare i cookie lato server. Quindi in pratica creiamo una specie di ponte di salvataggio, di ancora di salvezza, che non fa altro che replicare quei cookie che vengono creati lato JavaScript. Adobe aveva già, è stato uno dei primi ad adottare questa soluzione, perché Adobe è Adobe, però la forte problematica qual è? È che implementare questo tipo di soluzione è molto tecnica. Hai bisogno sicuramente di qualcuno che sappia smanettare con la parte relativa ai domini, qualcuno che scriva il codice lato server per replicare i cookie, decidere quali cookie, perché non è sempre così semplice, cioè non c'è semplicemente Google Analytics e pixel di Facebook da rigestire, ma bisogna capire quali cookie devono essere salvati oppure no, quindi c'era una forte coesione tra il reparto IT che gestiva il dominio e l'analista che doveva suggerire quali sono i cookie da mantenere. Quindi la soluzione c'è, il buon Simo Ava ha fatto una bellissima guida che dice come salvare su Google Cloud solo internamente però i cookie di Google Analytics. È una bella guida cicciona, lunga, molto lunga, però devi essere un programmatore che ne sa di IT per starci dietro alla guida. Quindi non è, sebbene a livello tecnico ci siano state delle soluzioni, la problematica è che è troppo complessa da applicare. Quindi andare ad applicare questa cosa a un e-commerce, non magari a aziende di livello enterprise, quindi multinazionali e così via, che magari questa soluzione la potrebbero anche adottare, ma diciamo che i clienti che siamo abituati a gestire è una cosa troppo complicata da fare, da attuare e soprattutto c'è questa problematica. C'è Raffaele che chiede, ma questa è una soluzione certa? Attualmente è una soluzione certa, i cookie vengono creati lato server, quindi è come se fosse fisicamente il server a essere creato. Sulla tua domanda, ma verranno cancellati anche questi cookie? Mi auguro proprio di no, perché altrimenti tanto vale fare la gestione dei cookie. Quindi in realtà, Raffaele, attualmente questa è la soluzione ed è la soluzione che girava attorno anche all'evento di Londra dove sono stato. Tutto girava intorno a creiamoci un nostro sottodominio che sarà lui a fare il ponte tra la ricreazione di questi cookie. Però io che va bene essere smanettone, va bene che ho un know-how magari un po' più tecnico. Aspetta che c'è Luca che mi chiede una bella domanda, ma se il cookie risiede lato server, come viene collegato all'utente che visita il sito? No, il cookie viene creato lato server ma viene installato nel browser. Il cookie tu lo puoi creare sia lato JavaScript, quindi è il browser stesso che lo crea, oppure è il server che di risposta alla tua dammi quella pagina ti crea il cookie all'interno del browser. Quindi quello che succede è che nel browser c'è la distinzione tra cookie creati dal browser stesso e cookie che vengono dichiarati dal server. Okay? Sì, esatto, e quindi lo pushiamo nel browser. Ho trovato quindi una soluzione che si integra magicamente con Google Tag Manager. Io come sempre, quando trovo delle soluzioni che sposano la filosofia di Google Tag Manager e quindi sono facilmente applicabili, quindi non mi interessa se il sito è fatto in Magento, PrestaShop, se è un custom, se è fatto in HTML puro o così via. Tag Manager ha quel livello di visione più ampio e quindi il fatto che io non debba andare nel tecnicismo a creare righe di codice dedicate in lato server e così via, ma che ci sia un qualcosa che si integra direttamente con Google Tag Manager, io sono sempre l'uomo più felice del mondo.
Quindi abbiamo fatto sta cosa. C'è Ivan che mi scrive, esatto, Ivan ha scritto un pezzetto di codice lato in PHP sulla chat, quindi sì, ti confermo che quello è il modo per creare i cookie lato server. Ma soprattutto, al di là che ci sia anche Tag Manager che mi rende gioioso, è facile da implementare per chiunque. Quindi è veramente step by step. Poi ovviamente vedremo. La soluzione è questo servizio si chiama Cookie Saver ed è da poco in atto. Io ho avuto il piacere di parlare direttamente col fondatore, gli ho dato anche una mano a fissare determinate problematiche, perché quando l'ho testato gli ho detto ragazzi, ma in realtà questa cosa non funziona o sarebbe meglio fare anche così, 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 e quindi diciamo li ho un po' supportati sulla parte di fixing e deploy di questo loro servizio. Come funziona? Il funzionamento è abbastanza semplice, in realtà ve l'ho già descritto. Tutti strumenti di terze parti, quindi tutti strumenti come Google Ads, Facebook, Criteo, Google Analytics e così via, che creano dei cookie di prima parte attraverso JavaScript, Cookie Saver li prende, li salva in una cosa sua e attraverso un dominio che bisognerà creare comunque, un sottodominio che bisognerà creare all'interno del sito, lui utilizzerà quel sottodominio per ricreare questi cookie una volta che vengono cancellati. Quindi fisicamente quello che succede è che c'è questa ricreazione del cookie in modo automatico, si arrangia lui a crearlo, e la cosa figa è che, come vedremo, gestire e dire quali cookie sarà veramente semplice. Ve lo faccio vedere dal vivo, quindi vi faccio una simulazione di quello che sarebbe quello che appare all'interno di Tag Manager Italia. Adesso io quando entro su Tag Manager Italia, e se magari accetto tutti i cookie, io adesso qua sono in navigazione anonima. Quello che succede è che se io vado all'interno dell'analisi dei cookie, quindi sono sotto applicazioni, qua sono su cookie e questo è il Tag Manager Italia. Se io vado alla ricerca per esempio di Google Analytics, che è questo qui, questo è il cookie di Google Analytics, come vedrete qua finisce con 8308. Io adesso facciamo finta che io stia simulando il browser di Safari, quindi siano passati 7 giorni e Safari va a cancellarlo. Quindi quello che succede effettivamente è che questo viene cancellato. Io adesso l'ho cancellato e dopo qualche istante il cookie viene creato. Moreno mi fa delle domande su come fare gli step, li vedremo tutti quanti assieme, quindi è per questo che vi ho detto rimanete fino alla fine che così vi spiego esattamente come diavolo funziona e poi vi svelo anche un'altra cosina. Quindi il concetto è che lui va a gestire questi cookie. Se io adesso qua chiudo questo exit pop-up che c'è, io so che qua c'è un cookie, che dovrebbe essere, eccolo qua, TMI model libro, che se io vado a cancellare, quindi l'ho cancellato a manina, in teoria dovrebbe ricomparirmi, se non l'ho settato male. Ok, aspetta che provo a rifare, è il bello della diretta. Ok, TMI model libro, vediamo se è vero, eccolo qua, è tornato qui. Quindi l'ho cancellato e l'ho rimesso. Quindi questo è quello che succede, quindi mi ricrea. La stessa cosa vale per Facebook, quindi sull'FB, l'FBP di Facebook, se io questo lo vado a cancellare, dopo qualche istante compare. La stessa cosa vale per il cookie consent, che questo è il famoso il cookie bot, la barretta di cookie. Se io vado a cancellare, e qua dentro ci sono scritte praticamente le mie preferenze che ho fatto. Se io lo cancello, dopo qualche istante anche questo ricomparirà. Quindi in effetti c'è questo bridge che lui continua a ripusharmi dentro sti cookie, cioè mi ributta dentro i cookie che io ho definito come salvami sti cookie se sono gestiti dall'ITP. Quindi questo è la cosa. Adesso entreremo nel vivo, quindi io adesso vi ho fatto vedere il funzionamento finale di sta solfa, adesso andremo a vedere
nel dettaglio che diavolo. Mi piace perché stanno arrivando bellissime domande e poi andremo a vedere. Monica, che deve uscire, non ti preoccupare, ci sarà comunque la registrazione per tutti i membri del club, ovviamente, del Club Tech Manager Italia. Avrete la registrazione template e tutto quanto. Per tutti quelli che hanno anche fatto l'accesso a questo webinar, comunque manderò una mail, quindi non ti preoccupare. Ok, allora, sounds good comunque, suona bene sta cosa, quindi mi sono salvato i cookie, cioè sebbene Safari li vada a cancellare attraverso un barbatrucco del custom domain data controller, puff, me li ributta dentro. Ok, allora, quali sono i requisiti per utilizzare questa funzione? Allora, il requisito è avere la possibilità di crearti un sottodominio, quindi devi avere l'accesso al dominio, perché devi crearti per forza un sottodominio nel sito in cui vuoi gestire questo salvataggio. Devi avere l'accesso al codice del sito, questo perché bisogna inserire comunque un pezzetto di codice specifico su ogni pagina del sito, e poi bisogna avere Google Tag Manager installato. Quindi questi sono gli unici 3 prerequisiti per fare in modo che questa gestione funziona. Sì, Marco giustamente dice devi avere anche il DNS in gestione, ovviamente sì, cioè con avere la possibilità di crearti un sottodominio, ma poi lo vedremo negli step, ti serve perché devi avere anche la gestione del DNS, quindi devi gestire anche appunto un CNAME, poi vedremo, saranno da creare 2 righe di tipo CNAME. Allora, perché questa soluzione è semplice? Allora, la prima cosa è che non c'è bisogno di scrivere codice, si arrangia Tag Manager a gestire quali sono gli script, non c'è bisogno di scrivere script lato server, quindi PHP, Python, quello che è, via, non serve. Tutto è in un unico posto perché vengono salvati nella sua nuvoletta. Non è che è pensato per un browser specifico, lui di default copre Safari e Firefox, ma con un parametro si può aprire a qualsiasi strumento, a qualsiasi tipo di gestione. Funziona con qualsiasi cookie, questa è una figata, poi ve lo mostro. Puoi configurarlo meglio come credi, è assolutamente veloce e quindi ha una sorta cosa. Devo farvi una piccola confessione, qui è il momento esatto in cui dice sono io tuo padre Luke, quindi è un po' la stessa cosa. Tag Manager è un reseller ufficiale di Cookiesaver, un po' come su Cookiebot. Anche qui, visto che lo strumento mi è piaciuto, l'idea mi è piaciuta, è stato una soluzione veramente smart, soprattutto nell'esecuzione di tutta questa cosa, e che ho deciso di diventare reseller. Infatti gli avevo chiesto io, ma avete un discorso di reseller? E quindi siamo attualmente un reseller ufficiale di questo Cookiesaver. Questo non vuol dire che io ho già visto anche altre soluzioni simili, però sono più macchinose a livello proprio di gestione. Nulla toglie che come che ho fatto per Cookiebot Ubenda, se arriva un'altra soluzione che è simile a questa, per me va benissimo anche un'altra soluzione, un altro servizio che sia simile. Sì, esatto. Qua è esattamente come per Cookiebot, Tag Manager Italia è reseller di questo strumento, quindi ufficialmente possiamo darvi supporto su come andare a gestire la configurazione, a patto ovviamente che la registrazione sia stata fatta attraverso un nostro codice. Adesso andremo nel tecnico, gli step da fare, quindi rimanete fino alla fine, mi raccomando, anzi siete aumentati di numero, mi fa piacere. Gli step da fare. Allora, gli step da fare sono 7, di cui il primo è semplicemente andiamo a creare un account su Keysaver, questo è il link, questo è il bit.ly che ho creato che identifica la mia referenza, cioè la referenza di Tag Manager Italia, che è bit.ly/cookie-saver. Se non fate la registrazione con questo non potrò darvi supporto. Setup del tuo account, quindi una volta che avete registrato l'account c'è una trial di 14 giorni, i pricing li vedremo poi, ma sono in base al numero di richieste basate su Safari o su Firefox, o se abilitato su tutti
i browser sarà basata su tutti i numeri di device, di browser che vanno a interagire, quindi è SaaS e il pricing è abbastanza basso. Quindi bisogna fare il setup poi nell'account di Cookie Saver, quindi bisogna dichiarare in quale dominio, eccetera. C'è Giuseppe che dice non funziona il link. Aspetta che lo verifico. Queste sono le piccole cose che bisognerebbe verificare, ma dovrebbe cookie-wars. Eccolo qua. Se c'è questo ID eccetera eccetera vuol dire che funziona. Bitly-cookie saver, datemi. Ok, confermo quello che afferma Giuseppe. Mi sentite l'audio, ragazzi? Perché c'è più di uno che... Ah, ops, ho sbagliato. Avete ragione, ho sbagliato il link. È il bello della diretta. Il Bitly è bitly/cookie-wars. Ho sbagliato, perdonate, forse alla fine comunque dovrei averlo rimesso. Comunque è bitly cookie-wars, quindi è questo qui. Aspettate che ve lo metto. Opla. Quindi il bitly è questo qui, bitly cookie/wars. Ok, poi ovviamente cambierò le slide, evviva. Tornando, mi sentite comunque, ragazzi? Tornato? Ok, Marco mi riconferma che è tornato, bene. Quindi setup nell'account, creare quello che verrà richiesto una volta che abbiamo detto qual è il dominio. Ci sarà da creare 2 DNS di tipo CNAME sul dominio. Ci sarà da inserire uno script specifico nel sito, lato proprio hardcoded, quindi pagina per pagina, identificare quali cookie vuoi salvare, creare un custom tag HTML su Google Tag Manager con uno script. Nel club ho già creato template e video che spiega tutto e fare semplicemente la verifica nel debug mode. Pronti per affrontare la minaccia? Allora, io ovviamente ho già fatto una guida che è stata appena pubblicata. Ok, allora andiamo a prenderla. Eccola qui. Quindi in teoria se voi andate su Tag Manager Italia e andate direttamente nella home page, se ho fatto le cose fatte bene è già pubblicata, eccola qua. È l'ultima che è pubblicata, che è guida avanzata come installare cookie saver salvati di ITP. Anche qui comunque c'è il link, eccolo qua, attraverso questo link, c'è il link diretto per l'iscrizione. Ok? E quindi questo sono fisicamente gli step, quindi è step uno per uno. Il primo è appunto registriamoci sul nostro cookie saver. Ovviamente il mio consiglio è fatelo attraverso il mio link così vi posso seguire, ma siete liberi di fare quello che volete. Step 2 è creare un nuovo setup, quindi una volta che andiamo a creare l'account, c'è 14 giorni di trial tra l'altro, e possiamo creare subito un setup con cookie saver. Basta andare sul profilo e scegliere proprio create setup, quindi andare fisicamente a farlo. Questo è il pricing, come vedete fino a 10.000 visitatori al mese è 9 euro. E questo vale solo per i browser del tipo Safari e Firefox by default, ma lo si può anche cambiare. A sto punto sotto, questo è il nome del setup che volete dare, quindi è un nome che non ha rilevanza. Questo invece è proprio il dominio che dovete creare. Attenzione a sta cosa, se avete quindi il subdomain, quindi il name è quello che c'è sopra, il subdomain è quello che c'è qui sotto. Se avete un sito come il mio che è www.tagmanageritalia.it, dovete creare un dominio di quarto level che è cookie, qua lo potete mettere quello che volete. Io qua nell'esempio metto cookie saver, ma potete inserire il sottodominio che preferite, qualsiasi cosa. In questo caso bisognerebbe creare cookiesaver.www.nomeadusito.it. Ok, quindi questo è quello che succede. Se non avete il www, quindi se il vostro sito è raggiungibile o se il sito del cliente è raggiungibile senza il www, allora
vi basta creare cookiesaver.nome del sito. Nell'esempio successivi degli step farò l'esempio senza www, ok? Quindi tutti gli screenshot sono inerenti a senza il www. Quindi qua sarà il nome del sito, il nome del sito del cliente. Subdomain mettiamo cookiesaver, perdonate ma ho bisogno di bere. Io vado direttamente di bottiglia. Ok, quindi qua mettiamo subdomain, mettiamo cookiesaver nome del tuo sito.it e facciamo una richiesta. Quindi una volta che noi gli lanciamo, quello che succede è che ci arriva una conferma del messaggio e ci viene detto quali sono i due CNAME da creare. La domanda sarà: che diavolo è un CNAME? Allora, il CNAME è praticamente un record che voi create a livello di DNS, quindi quello che dovete fare è avere l'accesso, vi arriva comunque anche una mail con di configurazione, ma ce l'avete anche all'interno del pannello, eccolo qui, quindi bisognerà creare due CNAME di questo tipo. Nel mio caso, vediamo se, eccolo qua, questi sono i CNAME dei Tag Manager Italia, per esempio, uno è questo e l'altro è questo. Quindi bisogna fisicamente creare i CNAME. Sono due righe da inserire, basta fare aggiungi, dire CNAME, mettere l'host che sarà quello che ci interessa, quindi nel mio caso sarà cookiesaver.www perché io ho il www, ma se non avete il www va benissimo solo cookiesaver. Punta A è lo stringone che viene passato dalla nostra guida, quindi è questo valore qua, questo value, e l'altro invece è un altro CNAME con questa parte. Ok, quindi qua bisogna fisicamente creare due record DNS. Bevo ancora perché ho la gola un po' secca. Ok, allora, questo recupera anche i cookie, c'è una domanda. Questo recupera anche i cookie che gli utenti stessi eliminano facendo pulizia o quelli che si cancellano per cookie getter. Come hai visto io ho cancellato il cookie. Allora, io ho cancellato il cookie a manina, se hai visto, però ho cancellato uno specifico cookie. Se viene cancellato, se vengono cancellati tutti i cookie, tra cui il cookie lato server che gestisce sta roba, ovviamente, puff, la magia sparisce, ok? Però l'ITP, questo risolve il problema dell'ITP, non del ti attacco un cookie permanente per sempre e ciao. Lì, sì, altrimenti, come dice Rosario, sarebbe leggermente illegale sta cosa. Quello che succede è che questo sistema ti crea un cookie lato server, quindi ITP se ne sbatte e lui ricrea questi cookie a livello server. Quindi non è il ti appiccica un cookie e anche se lo cancelli, se cancelli tutta la gestione dei cookie dato browser sparisce. Ok, allora andiamo sugli step. Una volta che abbiamo creato i due DNS come abbiamo leggermente visto, 1 e una 2, puff, li creiamo. Una volta che è fatto, lui rimane un attimino in attesa perché deve attivare anche un suo DNS cookie saver. E poi quello che bisogna fare è fare questa cosa, bisogna inserire questo JavaScript all'interno di ogni pagina del sito. C'è proprio uno script ben specifico che è questo, che va piazzato proprio all'interno di tutte le pagine del sito che ci interessa gestire. È sempre uguale, quindi non ha particolari problematiche. E poi arriva quindi questo è lo script, e poi che va inserito appunto nella parte add questo l'ho fatto proprio a prova di scemo sta guida, va nella parte add del nostro tag manager. E poi quello che dobbiamo fare è identifichiamo che tipi di cookie, quali sono i cookie che ci interessano. Qua ho messo quelli che mi vengono in mente. C'è Marco che se ne va. Ciao Marco, alla prossima. Qua viene gestito GA, Facebook, sì, mi è stato utile, Facebook ne ha due, Cookie Consent è quella di Cookiebot, questo è quello di Ubenda, dove qua bisogna mettere l'ID particolare, e poi bisogna creare uno script, bisogna creare su Google Tag Manager con un HTML personalizzato quali sono gli script. Qua io ho spiegato tutti i vari parametri, e alla fine quello che avremo sarà una pappardella di script. Adesso ve ne faccio vedere una. Qua ci sono altri
strumenti dove gli puoi dire quanto la permanenza di ogni cookie, quindi puoi ricreare questa cosa. E quindi qua c'è tutta una serie di parametri e poi lo installiamo. Quindi installiamo con Tag Manager, tag personalizzato e pum, sta roba. Dove qua c'è il l'endpoint, quindi il sottodominio che abbiamo creato apposta. Questo è il dominio principale, i nomi dei cookie, quindi questo è un cookie, questi sono i giorni di permanenza, un altro cookie e così via. Qua ci sono gli altri parametri. Qua Safari ho messo false, vuol dire che vale per qualsiasi browser, non solo per Safari. E una volta che l'abbiamo fatta basta mettere in debug mode, fare la cancellazione e vedremo che tutto viene gestito. Ok, quindi questo sono gli step che bisogna fare per andare a gestire Cookie Saver. Ovviamente i membri del Club Tag Manager Italia hanno già una configurazione video, quindi fisicamente all'interno sia del template, quindi se vado all'interno di, questo è il Club di Tag Manager Italia, se andiamo nella sezione template c'è già il template da scaricare, quindi c'è già la configurazione per Tag Manager. Eccolo qua. C'è già il template che basta scaricare, oppure all'interno del progetto Andromeda, anche qua, questo è per esempio un contenitore vergine, quindi è Tag Manager vergine, non c'è niente installato. Con Andromeda vado all'interno di questo contenitore, eccolo qua, faccio importa, scelgo Cookie Saver, faccio l'override, one click e bam, ho importato la configurazione sul mio Tag Manager. Quindi questo è per chi ha il progetto Andromeda ed è membro del club. Quindi qua c'è già tutta la configurazione. Ovviamente bisogna personalizzare il dominio e il cookie saver. Qua inserisco già Google Analytics, i due Facebook e Cookiebot, già con la configurazione tra l'altro avanzata di come gestire questa parte di Tag Manager. Ok, quindi adesso possiamo combattere il Cookiegeddon. Vediamo un po', mi raccomando, qua ho sbagliato, niente, ho sbagliato il link. Vai subito su, non è Bitly Cookie Saver, ma è Bitly Cookie Wars. Il link, quindi questo è il link. Il mio consiglio è se vuoi la mia assistenza, se vuoi la nostra assistenza, questo è il modo per utilizzare la nostra, diciamo, il nostro fatto che siamo rivenditori, altrimenti non ti posso aiutare, altrimenti ti arrangi direttamente con l'assistenza che ti darà Cookie Saver. E niente, ho sbagliato su Bitly, pazienza. Ok, quindi questo è per quanto riguarda la parte di come adesso attualmente ho salvato la galassia da questo Armageddon. Ok, andiamo alle domande che ne sono arrivate parecchio. Quindi se avete domande adesso è il momento di fare le domande. Vado un po' indietro che ce ne sono. Ok, allora 14 allora c'è la domanda di Rosario che chiede 14 giorni si può fare una prova in un sito personale di testa? Sì, ovviamente. La cosa è per ogni dominio devi avere un setup e il billing è per la somma dei setup in teoria, però con i 14 giorni puoi fare tutti i test che vuoi, assolutamente sì. Giusto per capire la tariffa del funzionamento, sì. Tieni presente che io attualmente sto pagando tipo 3 dollari al mese per questa roba su Tag Manager Italia. Allora, Luigi chiede, quindi si può creare un unico account su Cookie Saver e gestire più clienti? Sì, ovviamente sì, la risposta è sì, si può fare. Questo era il legamento di un'altra cosa. Questo sistema risolve anche il problema per i cookie di remarketing. Pasquale, questo problema risolve i problemi legati ai cookie di prima parte, quindi se il tuo cookie di remarketing è un cookie di terza parte, questo sistema agisce solo sul dominio stesso, non vai a ricreare il cookie su
il dominio di, che ne so, di facebook.com piuttosto che di Google Ads e così via. Quindi ragiona solo su cookie di prima parte. Google Analytics ha un cookie di prima parte, Facebook ha un cookie di prima parte, il remarketing di Google Ads si utilizza un cookie di terza parte. Google Ads puoi utilizzare il Google Analytics stesso per fare remarketing se vuoi. Quindi lì quello che devi indagare è il cookie è di prima o di terza parte, quindi questa è la risposta assoluta. In genere tutti i remarketing sono di terza parte, anche se a causa del cookie add-on stanno spostando la parte sul cookie di prima parte. Ok, poi c'è solo cookie di prima parte, ok, sì, già detto. Alessandro mi chiede come si chiama il tizio della guida complessa, è Simo Ava, che è tra l'altro il praiser del mio libro in inglese. È molto tecnico, si muove, moltissimo tecnico, non sa pacchi, è un developer di Google Cloud, smanetta molto bene con Tag Manager, ma lui è veramente molto super tecnico, quindi se sei super tecnico anche tu vuoi salvarti, c'è Google Cloud, potrebbe essere una soluzione. Però la problematica è che dovrai crearti uno script per ogni cookie che tu vuoi salvare. Cookie saver, come hai visto, basta dare una riga di codice, dire qual è il nome del cookie e puff, la magia è fatta. Altre domande: se un utente che usa Safari entro in un sito che utilizza ad esempio Cookiebot, rifiuto tutti i cookie. Non sto capendo Dario, perché hai fatto più domande, aspetta che... Allora, la domanda di Dario è, faccio un primo tentativo, entro nel sito e accetto i cookie, poi ci ripenso e vado nella policy del sito e vado a dire no, non voglio più accettare i cookie. Cosa succede? Succede che tu vai a sovrascrivere il cookie che hai di prima parte e quindi se questo viene cancellato, Cookie Saver risalverà l'ultima versione del cookie, quindi con quello che hai fatto. Dimmi se ti ho risposto. Ok, c'è un bordello di domande. Allora, ciao Matteo, nel caso di codici che a loro volta fungono da container tag, esempio Food Flight di Google Campaign Manager, come si comporta? Se sono di terze parti, questa gestione, ahimè, salta. Perché? Perché il CNAME, a che diavolo serve il CNAME che andiamo a creare? Il CNAME che andiamo a creare serve per salvare il nostro sito, serve per salvare il nostro dominio. Il dominio di terze parti è su un altro dominio di cui noi non abbiamo possesso, quindi questa gestione stiamo dicendo al nostro server stesso va a comunicare con questa nuvoletta che fa la backup e rispara dentro i cookie, quindi ahimè non vengono gestiti. Ok, altre domande? Allora, bellissimo, Marco mi chiede, però o te lo fai ripagare dal cliente oppure a carico tuo. Se gestisci nei siti web tutti i clienti non accetterebbero un extra fee e non tutti i clienti comprenderebbero la problematica. Servirebbe una soluzione low cost o free. Attualmente questa è la soluzione a livello di gestione, di implementazione, a livello di costi, benefici, quella più bassa. Se sei un super smanettone e vuoi arrangiarti, la puoi fare, cioè attualmente c'è la soluzione tecnica, è che fare la soluzione tecnica e arrangiarti, a mio avviso, sicuramente costa di più di $3 al mese per fare sta cosa per sito. Lì su quale sito ha senso applicarlo? Ovviamente lì devi fare un'analisi sui tuoi clienti, sugli e-commerce o su dove fai strategie di remarketing e vai a vedere che tipo di traffico c'è, quindi ti consiglio di andare a rivederti un attimino il webinar Cookie Add-on dove ne parlo alla fine. Vai a vedere quanta ciccia c'è da salvare. Se c'è tanta ciccia da salvare allora ha senso, quindi 10 euro in meno di budget su campagne ads e 10 euro per salvare i cookie, mi sembra un buon compromesso al mese. E questo secondo me ha senso. Quella di fare più low cost, appunto c'è Google Cloud, ma cioè, il pricing del servizio è minore, ti costerà qualche centesimo, però devi fartelo a manina, che
se sei un tecnico smanettone va bene, e poi là hai sempre il, se si rompe qualcosa, vai a rincorrere i vari script di vari domini, perché devono essere separati da qualcosa di diverso. Quindi quando ho detto all'inizio io ci ho smanettato, ho analizzato le varie soluzioni, e questa mi sembra quella più veloce, più snella e più smart a livello di implementazione di costo-beneficio, attualmente ho trovato questa, quindi se ne troviamo altre ben venga. Ok, dimmi se ti ho risposto, Marco, su questa tematica. Se non sono allora, Rosa chiedo, se non sono momentaneamente un membro del club, immagino, usando il servizio tramite il vostro link o comunque assistenza all'implementazione del servizio per un cliente, intendo se qualcuno ha problematica poi su GTM. Allora, Rosario, se tu utilizzi cioè, l'iscrizione attraverso il link, quindi attraverso il link qui bit.ly cookie-wars, io quello che posso fare è darti un appoggio sulla configurazione di cookie saver. Ok, quindi assolutamente posso darti questo supporto. Se poi all'interno di GTM ci sono altre cose da sistemare, quello ovviamente è a parte. Ok. Bene, Daniele dice, un sito WordPress, avendo installato Tag Manager con il plugin, come metto il codice di cookie saver prima del codice che installa il Tag Manager? Daniele, anch'io, Tag Manager Italia è fatto in WordPress, quindi quello che devi fare è o entrare direttamente nel template e schiaffare il cookie direttamente con l'editor nell'header, nella parte header di Tag Manager Italia, oppure se non sai come fare esistono dei plugin che ti permettono di installare nella parte add HTML delle porzioni di codice che vuoi, quindi se non riesci direttamente fai così. Vado avanti con le domande. Quindi i cookie di terza parte come vengono gestiti adesso dai browser? Mirko, i cookie di terza parte da Safari, da Firefox non partono, quindi muoiono. Quindi Mirko, questa penso che sia una bellissima risposta da darti. È una brutta notizia, però ahimè così è. Non capisco la necessità di un dominio terzo livello, perché si appoggia, è lui che fa da bridge. Il CDDC che dicevo prima è perché appunto si appoggia su un dominio di terzo livello, perché è attraverso lui, quindi è un po' come fare un barbatrucco dove ci auto inseriamo un cookie attraverso noi stessi, quindi questo è quello che ci serve. Spero, Luca, di averti dato una risposta. A livello di privacy lato utente ci sono problemi, in che senso? Tu i cookie ovviamente li installi, certi cookie tu li installerai se lui ha detto sì, ok alla GDPR, quindi se vengono installati, cioè l'imposizione del browser non è una cosa che l'utente ha dichiarato. Se tu entri in un sito e accetti la GDPR dove gli dici profila mia manetta, chiudi il browser o dopo 7 giorni torni in quel sito, tu gli avevi già detto profila mia manetta, ma il cookie non c'è più perché il browser l'ha cancellato a causa dell'ITP. Quindi problemi di privacy, se il sito è gestito con la GDPR corretta non c'è un problema. Il costo è $9 al mese, sì, sì, costa $9 al mese, comunque il pricing è ben esposto all'interno della pagina, ok? Quindi questo è quello esposto. Ok, domanda. Continua a dire che paghi 3 ma il piano small, sì. Io l'ultima fattura l'ho pagata 3 dollari, ma penso perché appunto c'è stata il fatto che li ho aiutati a fissarli, però sì, il piano è questo qui, a 9 euro, ma comunque è basso, non è così elevato. Ok. Stanno andando avanti con le domande, aiuto. Il link per cookie saver ha una scadenza, rimarrà valido per sempre, lo cambierò nelle slide, giuro, ma comunque il link di iscrizione li trovate sia nella guida, quindi sia in questa guida che spiego come installarlo, c'è proprio scritto qua nello step 1, registrati a questo link, e sia ho fatto anche un glossario che spiega che diavolo è cookie saver, che è questo qui, dove quindi qua c'è il link ovunque, c'è questo qui,
dove ho fatto anche l'intervista al SEO di Cookie Saver, che è in inglese. Ovviamente le guide l'ho fatta anche in inglese poi. Bene, ok. Quindi niente appropriazione Firefox Safari, da Chrome come vengono gestiti i cookie da parte, attualmente Chrome li gestisce, quindi attualmente Chrome, che è il browser più utilizzato, attualmente li gestisce. Cross domain come funziona? Funziona, cioè se il cookie c'è, funziona che viene salvato, quindi se il cookie di Google Analytics continua a essere forse intendi, se io ho domini diversi, devi fare questa procedura 2 volte. Quindi devi gestirla per entrambi i domini. Quindi se hai 2 domini diversi, devi fare 2 configurazioni diverse. Quindi se hai domini completamente diversi, devi farli in questo modo. Se hai un subdomain non hai il problema, te ne basta uno. Ok, io sono arrivato alla fine delle domande, direi. Quindi se non avete altre domande, intanto datemi un feedback, cosa vi sembra questa soluzione. Vai con c'è la sorpresa, ma la sorpresa non c'è. Rosario, la sorpresa è che appunto essendo reseller posso darti assistenza, questa è la sorpresa, non ho nient'altro finale. Ovviamente se avete piacere di entrare nel club siete i benvenuti, vi basta andare su club@tagmanageritalia.it, c'è un bellissimo link, non sei registrato, ti iscrivi al forum e lì viene passato tutto quanto. Allora, bene, tutto chiaro, interessante come cookie. Sì, diciamo che la cosa che mi ha fatto impazzire è che tra l'altro sono aziende dello stesso paese, hanno uno stile molto simile. Infatti la prima domanda, e anche loro, anche Cookie Saver nel loro sito utilizza Cookiebot, che tra l'altro poi gli ho fissato la parte del Cookiebot che non veniva salvato. E quindi mi ha fatto impazzire perché ho detto, cavolo, ma sono sempre loro. In realtà l'azienda è diversa e non si conoscono tra l'altro, quindi è una cosa abbastanza figa. È facile da applicare, cioè, sto ricevendo conferma che è facile da applicare, si seguire quegli step lì e poi abbiamo tutto a posto. Ok, bene, mi fa piacere, soluzione incredibile, molto figo, veloce da applicare. Ok, c'è Dario, mi fa un'altra domanda. Sta diventando tutto a pagamento? Paolo dice, e come si diceva, se è difficile per noi, figuriamoci farlo capire i clienti. Secondo me, Paolo, la cosa che dovresti fare è semplicemente se tu gestisci l'hosting e stai gestendo campagne ads o campagne di remarketing, quindi stai facendo una strategia di marketing a lungo termine, a mio avviso lo dovresti budgettare questa cosa perché 10 euro 9 euro al mese sono tranquillamente gestibili in una campagna di strategia. Se è un cliente invece dove ha 100 euro da spendere al mese in ads, probabilmente chi se ne frega. Ok, ultima domandina. Ho notato che Dario mi chiede, ho notato che in alcuni siti, quando l'utente fornisce il consenso e successivamente lo nega continuando la navigazione, alcuni cookie precedentemente installati vengono rimossi. Sì? In questo caso come si comporta Cookie Saver, ipotizzando che il cookie eliminato sia tra quelli gestiti dal server? Cookie Saver ha una gestione anche lui di gestione e cancellazione cookie, quindi è una cosa che tu imposterai all'interno sempre con Tag Manager, come c'è, cioè per fartela breve, come c'è lo script di add, eccolo qua che vedi, come c'è lo script di aggiunta, c'è lo script di rimozione. Quindi quando uno nega, puoi andare a dirgli a Cookie Saver non gestire più questo cookie. Quindi se tu hai l'intenzione di andare a cancellarlo, c'è la possibilità. Quindi, che tra l'altro è uno dei suggerimenti che gli avevo dato, perché inizialmente non c'era la possibilità di fare questa operazione. Ok, c'è una bellissima domanda che mi fa piacere che qualcuno l'abbia vista, che diavolo è questa estensione? Questa estensione è l'estensione che tutti i membri del club hanno e che è all'interno del progetto Andromeda, che è un'estensione che è questa qui, che ho creato io personalmente, che permette di fare un sacco di cose, tra cui la modifica del layout di Google Tag Manager e la possibilità di spiare i competitor. Quindi se io vado per esempio nel sito di Zalando, anzi facciamo un altro sito che è più bello, se vado nel sito di Gucci, questo mi sta dicendo quanti tag manager ci sono installati, mi sta dicendo quanto è fisicamente il contenitore,
Se clicco spia con Andromeda, lui mi apre lo Spy Tool, che è lo strumento che, tra l'altro, se volete maggiori informazioni, comunque qua avete un bellissimo link su Tag Manager Italia. Questo comprende solo lo Spy Tool, che è l'estensione più sta cosa che vi sto mostrando. E io qua praticamente sto analizzando che diavolo ha installato Gucci a livello proprio di Tag Manager, e sto vedendo anche che servizi ha installato con il pricing. Quindi io so che Gucci attualmente sta spendendo da un minimo di 3.000 euro al mese a un massimo di 16.030 solo guardando Tag Manager. E qua puoi andare nel dettaglio di ogni singola impostazione. E la cosa figa è che posso scaricarmi direttamente il contenitore, quindi il file, il JSON, anzi ve lo faccio al volo, mi scarico direttamente il file, quindi sono su demo, vado su SpyTool, sì, ok, vado su, questo è il contenitore di prima, vado qui, lo importo, quindi vado su demo, SpyTool, questo è quello nuovo. Quindi qua fisicamente quello che sto facendo è, sto iniettando in un contenitore vergine mio, il tag manager di Gucci, attraverso un reverse engineering che abbiamo fatto, che è lo Spy Tool, che ho lanciato a livello mondiale nello speech di Londra al Measure Camp, che tra l'altro, se volete vederlo, neanche farlo apposta, l'ho pubblicato giusto oggi, Measure Camp London, ecco qui, c'è il mio speech in inglese dove spiego lo Spy Tool, il progetto Andromeda, che comprende anche lo Spy Tool, quindi è la cosa che vi sto facendo vedere in soldino adesso. Quindi qua ho Gucci, lo installo, quindi praticamente io adesso ho esattamente la configurazione di Gucci all'interno di un mio contenitore, quindi è come se avessi avuto l'accesso al contenitore di Gucci, lo sto replicando. Questa è una delle magie, e la cosa figa che puoi fare è, ovviamente posso andare a vedere tutti i vari tag, quindi analizzare esattamente che diavolo sta succedendo, ma la cosa più figa, ragazzi, è che attraverso questo pulsantino inject, che è sempre creata attraverso la mia estensione, io gli dico, sai cosa c'è? Iniettami questo contenitore su Gucci stesso, lo metto in preview. Adesso qua ci mette qualcosina perché Gucci, siccome è un contenitore leggermente ciccione, per fare il preview lui adesso deve analizzare ogni singolo elemento, quindi tag, trigger, container, variable, tutto quanto, e deve verificare che ci sia tutto a posto. Quindi questo è quello che sta facendo. Qualche secondo ancora e vedremo che arriverà il preview. 3, 2, 1, 3, 2, 1, dai che ce la facciamo. Ok, dai. Il tag manager sta macinando. Ok, dai che ci siamo. Comunque lo faccio vedere anche qui nel video, e ovviamente sta roba ha spaccato a livello internazionale, quindi proprio e farò tra l'altro un webinar in inglese la settimana prossima, che per tutti coloro che non erano presenti. Vediamo se ha finito, sta ancora salvando, ci mette un po' perché ha 1037 elementi da analizzare, poverino, è solo la prima volta. Ok, ce l'ha fatta. Quindi adesso io sono in debug mode su questo contenitore, che è il mio PS che finisce con K9X. Torno sul sito di Gucci, faccio un refresh. Adesso probabilmente la mia estensione mi dirà: guarda che qua ci sono due contenitori, non ce n'è più uno, ce ne sono due. Eccoli qua. Quindi c'è due contenitori, uno è quello di Gucci, l'altro è il mio, e qua io adesso ho il debug aperto e posso fisicamente fare debug di quello che sta facendo Gucci con la sua stessa configurazione. Quindi posso fare un reverse engineering pazzesco. Comunque, per maggiori dettagli su questa features vi consiglio di andare qui, Spy Tool, avete un pass, avete anche un trial di 30 giorni su sta cosa da provare, e c'è anche un video, un corso di qualche oretta, dove spiego esattamente tutti i passaggi, tutte le cose. Questo è bellissimo perché solo navigando in giro per i siti tu ti accorgi che
anche, io potrei spiare per esempio anche Cookie Saver stesso. Gli dico spia con Andromeda e lui adesso qua mi dice che diavolo ha installato il sito di Cookie Saver. Ovviamente ha Cookie Saver installato, questo l'ho messo io nel reverse engineering, vedo che ha installato Cookiebot, quindi so quanto potenzialmente potrebbe valere. E facendo sta cosa, ragazzi, ho visto delle implementazioni, delle configurazioni pazzesche, di cui ovviamente ho compreso gli accorgimenti intelligenti e ho fatto queste cose. Quindi se volete maggiori informazioni sullo Spy Tool, è semplice, andate qua, c'è un form da compilare e ci sono gli step per fare la prova. Bisogna registrarsi completamente, c'è anche l'inserimento di una carta di credito alla fine, ma non viene billato niente per i primi 30 giorni. Il pricing è di 19 euro al mese di sta cosa, che comprende questo Spy Tool e l'estensione di Chrome. Quindi questo è, scusate la parentesi, ma mi sembrava doverosa dopo la domanda riguardante. Ok, io vedo che qua continuano le domande, ragazzi. Io direi, se avete altre domande, perché ormai sono le 6:15, non vorrei tenervi qua troppo, c'è vi suggerisco di andare su Facebook, andiamo su Fatti di Tag Manager e qua facciamo tutte le domande inerenti al caso, quindi se volete informazioni e altre cose, venite pure lì a scrivere tutte le varie domande. Bene, io spero di avervi dato una soluzione. A me, diciamo, ha salvato la vita questa soluzione perché non divento pazzo, un po' come Cookiebot quella volta. E niente, io ragazzi vi lascio perché altrimenti andiamo avanti un'altra mezz'ora buona solo per rispondere alle altre domande che mi sono arrivate. Se avete occasione, rifatemele magari sul gruppo pubblico Fatti di Tag Manager, che così riesco a rispondervi a tutti quanti. Bitly cookie-wars, mi raccomando anche voi, quando se avete presentazioni da fare, verificare sempre che i bitly funzionino. E niente, dai, mi sembra di avervi detto tutto, spero che vi abbia dato un'informazione in più, vi abbia dato un gancio in più per risolvere il problema di tracking e non solo. E non mi resta che dire che la forza sia con me a questo punto. E buon tag ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao!